Ciao, benvenuto alla lezione 11 del corso KiCad 9. Con questa lezione facciamo una pausa nel corso prima di andare avanti con le parti avanzate. Diciamo la parte base l'abbiamo vista. Inserisco questo video in mezzo per rispondere a un po' di domande che mi sono state fatte dai vari iscritti. In particolare mi sono arrivate diverse richieste di come creare un componente libreria. Probabilmente non è stato approfondito molto bene l'argomento e ci sono ancora tanti dubbi, sia come creare le librerie che come associare un'impronta 3D alla libreria e come poi creare anche un componente con più elementi schematici e anche come creare un componente schematico con più elementi collegati ad esso. Vedremo anche come importare i file di XF, questo non l'abbiamo visto, lo inserisco comunque in questa lezione. Come spostare elementi da un layer all'altro, anche questa è stata una richiesta, è una cosa molto semplice. Come esportare il file 3D, quindi il file .step, per poi importare il circuito in un CAD 3D e creare la scatola. E come creare un'area di rame dissipatrice. Sono tutte domande che mi sono state fatte nel corso dei vari video. Andiamo prima a vedere come creare un componente e come gestire le librerie. Come esempio ho trovato questo componente, che è un'induttanza piccolina SMD, di cui non si trovano i modelli CAD, quindi non c'è da nessuna parte né l'impronta né il suo schema. Quindi procediamo a vedere il datasheet, abbiamo il simbolo dello schematico e poi nelle ultime pagine c'è come creare un'impronta nel modo corretto. Partiamo dalla creazione di questo simbolo per lo schematico, quindi partiamo dall'editor simboli, ci clicchiamo sopra e la prima cosa che dobbiamo fare, la prima volta che dobbiamo creare un nuovo simbolo sullo schematico, è crearci una nostra libreria. Io l'avevo già fatta, che è questa qui, ne creiamo un'altra, facciamo proprio nuova libreria. Gli diciamo globale, perché altrimenti verrà solo collegata al progetto aperto, in questo caso non ci sono progetti aperti, globale. Mi chiede dove posizionare la libreria e gli dobbiamo dare un nome. Quindi all'interno del nostro PC dobbiamo creare una cartella, ad esempio all'interno della cartella nostra utente, quindi dove c'è il nostro nome, creiamo una cartella KiCad con dentro un'altra cartella che si chiama librerie. Ad esempio facciamo finta che questa qui sia la nostra cartella utente che si chiama KiCad, creiamo una nuova cartella che si chiama librerie. All'interno di questa cartella ci mettiamo la nostra nuova libreria. Possiamo crearne una o più di una. Possiamo chiamarla col nome che vogliamo, possiamo dividerla per tipologie, possiamo chiamarla anche con il nostro nome, come si vuole. Libreria personalizzata. Io la chiamo RG4Tech. A questo punto abbiamo qui la nostra libreria. Volendo possiamo andare in preferenze, gestioni simboli e librerie e dovremo trovarla da qualche parte, mi pare in fondo, eccola qui, con il percorso che gli abbiamo dato. Adesso dobbiamo aggiungere il simbolo alla libreria. Clicchiamo su questa icona in alto a sinistra, nuovo simbolo, gli dobbiamo dare un nome. Lo posso chiamare o con il codice, in questo caso, della murata, codice produttore, quindi potrei prendere magari una parte del codice e lo chiamo induttore murata con il codice. Deriva da simbolo esistente? No, perché non deriva da niente. Il riferimento, le induttanze si chiamano L. Numero di parti è solo una, poi vedremo più avanti come creare più parti. Tutte queste opzioni le possiamo lasciare così di default e clicchiamo su OK. Ci si presenta il nostro riferimento, qui possiamo disegnarci il nostro simbolo. Possiamo disegnare un rettangolo, che è questo qui, con i pin come li vediamo qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi strumento di disegno, rettangolo. La griglia è meglio portarla a 100. Faccio ESC, qui sotto vedo che la griglia è 50. Posso andare qui cliccando sul destro, modifica griglie. Lo posso fare da qui, oppure premendo N sulla tastiera. Guarda qui in basso, adesso premo, fa 50, 25, 10 e poi ritorna a 100. Facendo Shift N fa il contrario. Disegno il mio rettangolo, lo seleziono, faccio E per editarlo, gli dico riempi con e gli do un colore. Adesso dobbiamo aggiungere i piedini. I piedini ne ha 6, li troviamo qua in alto a destra. Disegna pin. Nome pin e numero pin. Il numero pin, ad esempio, è l'1
e il nome PIN, se ce l'ha, lo scriviamo, ma in questo caso, essendo un induttore, andiamo a vederlo, non ha dei nomi. Se fosse un integrato, gli integrati a ogni piedino hanno un nome. Tipo elettrico lo facciamo passivo perché è un induttore, non è un integrato che ha un ingresso, un'uscita, un bidirezionale, eccetera. Lo facciamo passivo, lo mettiamo in alto e poi li giriamo, perché adesso ti faccio vedere che premendo in sulla tastiera me li disegna tutti, poi li spostiamo. Ogni volta che premo ins aumenta di 1. Quindi abbiamo i pin piazzati, che sono questi, e adesso li posizioniamo. Li posso spostare tutti provvisoriamente facendo move, e poi uno alla volta li posiziono, 1, 2, 3, poi dopo riduco il contenitore. Questo lo devo girare, quindi faccio ruota, move e ruota. Riduco questo, potrei ridurre anche questo, così, e poi di solito porto il pin 1 facendo move sulla posizione di 0. Adesso non me lo lascio fare perché ho la griglia troppo grande, faccio N, quindi riduco la griglia e poi la riporto in posizione definitiva. Se ingrandisco, questo è il nostro simbolo, la L possiamo portarla sopra. Possiamo disegnarci anche il nostro trasformatorino, come indicato qui, quindi con gli strumenti da disegno, la riga, diminuisco la griglia, prendo l'arco, diminuisco la griglia ancora, prendo la riga e finisco. Sulla parte di destra abbiamo meno spire, possiamo copiare questo e facendo CTRL D duplichiamo, X ribaltiamo, però lì dobbiamo togliere delle spire, ad esempio questa, faccio crunch, 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 prendo la riga, seleziono, move, ed ecco il nostro simbolo. Prima di salvarlo dobbiamo andare qui in proprietà simbolo a completare le sue specifiche. L'impronta non ce l'abbiamo ancora, la metteremo dopo. Le specifiche e il file PDF, possiamo andare a prendere il link, che è questo, del PDF, CTRL C, possiamo metterlo qui. Descrizione, possiamo scrivere induttore di potenza SMD, serie, lo mettiamo nella descrizione. Valore, potremo prendere tutto il codice del produttore e metterlo nel valore. Questi qui poi non si vedranno, possiamo comunque spostarli, piacere, e possiamo salvare. A questo punto il simbolo è disponibile nel nostro schematico. Se apriamo lo schematico e andiamo nella libreria che abbiamo creato adesso, per chiudere tutto l'albero dobbiamo fare compatta tutto, andiamo su RG4Tech, induttore Morata, doppio clic e lo possiamo piazzare. Se lo edito posso decidere se far apparire il valore o meno da qua, lasciare solo le 1. Se vogliamo possiamo anche definire i pin 2 e 5 come non connessi, già direttamente nel simbolo. Quindi editiamo il pin 2, tipo elettrico, non connesso. Idem questo qui, tipo elettrico, non connesso. Salviamo, torniamo di là nello schema. Quando facciamo aggiornamenti in libreria non vengono riportati in automatico nello schema. Quindi dobbiamo cliccare col destro sul simbolo e fare aggiorna simbolo. Aggiorna e lui ci appare. Un altro metodo, adesso faccio CTRL Z, è fare edita del simbolo e fare aggiorna simbolo da libreria. Appare la stessa finestra, se faccio aggiorna mi va a prendere il simbolo che c'è in libreria. Adesso dobbiamo creare l'impronta, quindi andiamo nel PDF, andiamo dove ci fa vedere come deve essere fatta l'impronta, che è questa. Dobbiamo aprire l'editor di impronte e qui allo stesso modo la prima volta che noi creiamo un nuovo simbolo personalizzato dobbiamo creare una nuova libreria nostra e va messa nella stessa cartella dove abbiamo messo la libreria dello schematico, così ce le abbiamo tutte insieme. Quindi file, nuova libreria globale, e questo possiamo chiamarla come vogliamo noi, RG4Tech. Potremmo scrivere anche impronte, non è importante perché lui già riconosce le impronte perché è un punto pretti. Salva. Adesso fa l'aggiornamento di tutte le librerie impronte. La libreria è qua in ordine alfabetico. Anche qui se vogliamo possiamo andare in preferenze, gestione delle librerie impronte, dovremo trovarla in fondo, eccola qua. Dobbiamo aggiungere nuova impronta o crea impronta usando l'assistente impronte.
L'assistente impronte non so se riusciamo a usarlo perché questo simbolo è un po' strano. L'assistente impronte va bene per fare simboli standard. Questo assistente impronte ci fa partire da dei componenti standard, ci chiede quanti piedini dobbiamo fare e la distanza. Volendo potremo partire da un SOIC, vediamo se riusciamo, 6 poli, pad 6, righe 2, distanza dai pad non l'hanno scritta, dobbiamo calcolarcela, quindi qui ci dice 3,6, la metà è 1,8, quindi qui mettiamo 1,8, la larghezza del pad era 1 per 1,3, la distanza delle righe, quindi è la distanza tra questo centro e questo centro, che è 4,7 più 1,3 diviso 2, 1,3 diviso 2, che facendo il conto sono 6 mm. Il corpo è questo. Qui ci dice 0,505, il corpo qui non ce lo fa vedere, però è un quadrato 5,6 x 5,6. Lo andiamo dopo a disegnare a mano. Ricontrollo, mi sono accorto che 3,3 è la distanza tra le due piazzole, quindi qui è la metà, quindi per fare 3,3 diviso 2 è 1,65, quindi riditiamo, non è 3,3 ma è 1,65, idem di qui, 1,65. Non va ancora bene perché il 3,3 è sul bordo, quindi non possiamo farlo in questo modo. Possiamo usare delle righe di tracciatura, così, ne faccio 1,65, la edito 1,65, la copio, poi CTRL D, la roto e la piazza. Adesso sposto a mano queste piazzole, diminuisco la griglia, diminuisco ancora, vediamo se riesco, ok, stessa cosa con questa. Posso usare anche le frecce, ok, andiamo a misurare da qui a qui 3,3, posso cancellare la mia riga di costruzione, controlliamo anche le altre quote, quindi abbiamo 4,7 da qui a qui, ok, ci siamo, disegniamo il contorno e poi dobbiamo controllare che la numerazione sia corretta, 1, 2, 3, in senso orario, 1, 2, 3, 4, 5, 6, va bene? 5,6 x 5,6, quindi potremo cancellare quella che c'è e rifarla, canc, rettangolo, lo spessore possiamo anche aumentare un attimino, 5,6 x 5,6, poi la centriamo, facciamo move, portiamo più o meno in centro, facciamo edit e controlliamo se è centrato, sì, ce ne accorgiamo perché abbiamo tutte le distanze uguali su tutti i lati. Ok, qui c'è un altro problema che mi va sulle piazzole, è una cosa che non va bene, quindi dovremo andarla a tracciare a mano al di fuori delle piazzole. Possiamo fare questa qui, portarla sul layer F-Fab, e questa non verrà stampata dal nostro costruttore di circuiti stampati e possiamo stamparla nella nostra documentazione. Poi andiamo sul front C-Screen e la ricalchiamo, facciamo 0,2, avendo l'accortezza di non andare sopra alle piazzole. Ed ecco qui il nostro simbolo. Ti faccio vedere adesso che nell'esportazione dei file Gerber c'è la possibilità di dirgli di non andare a esportare serigrafia in quel punto qua. Apro anche questo progetto vecchio delle 1000 fori, fa niente. Andiamo in esporta e questo sottrai maschera di saldatura alla serigrafia. Potremo fare anche una prova. Salviamo il simbolo anche se non è finito. Dobbiamo dirgli in quale libreria, che questa è il nome. Il nome Murata induttore col suo codice, magari lo abbreviamo un po', così è salvata, possiamo importarlo nel nostro PCB oppure direttamente da qui inserisci l'impronta nella scheda corrente. Eccola qua, anche qui possiamo dargli il riferimento. Volevo disegnare appositamente sul lato C-Screen una riga, la facciamo passare così sopra le piazzole, facciamo da 0,5 così si vede bene. Andiamo a generare i file Gerber e poi li apriamo, sottrai così, percorso del progetto, scriviamo Gerber, così me lo mette in una cartella, traccia, chiudi,
prendiamo il nostro visualizzatore Gerber, apri file, Gerber, selezioniamo, andiamo a vedere, infatti è già stata tolta, perché se vado sul e spengo tutti gli altri, nascondi, vedi che è stata interrotta nei punti dove non ho trovato la maschera solder. E questa è un'altra opzione da tenere in considerazione quando si esportano i Gerber, per far sì che la serigrafia non vada sopra alle piazzole. Chiudiamo, questo non lo salvo, ritorniamo alla nostra impronta, quindi abbiamo fatto la serigrafia, la evidenziamo, eccola qui, abbiamo fatto il nostro contorno del componente, possiamo anche sistemare questo qui che è l'ingombro massimo, dobbiamo solo allargare questo, potremmo rifarlo già completamente, CTRL Z, ci mettiamo sul layer, giusto, rettangolo, il nostro massimo ingombro per non andare a impattare sugli altri componenti potrebbe essere questo, cancello quelle vecchie, qui abbiamo proprietà impronta, modelli 3D, e adesso entrano in gioco i modelli 3D, quindi come associare forme 3D all'impronta, lo si associa da qui, proprietà impronta, modelli 3D, KiCad ha già al suo interno tantissimi modelli 3D, ci accediamo da qui, 3D model, e sono già divisi per tipologia, di sicuro quello che serve a noi non c'è, qui lo possiamo ingrandire come vogliamo, cerchiamo induttori SMD e abbiamo tutti questi contenitori, però siccome quello lì è particolare non ce l'abbiamo. Possiamo o crearcelo noi se abbiamo un CAD 3D, oppure dobbiamo andare su dei siti dove ci danno a disposizione dei componenti 3D, uno dei quali è 3D Content Central. Io sono già loggato, se no non possiamo scaricare i file, anche se sono gratuiti. Provo a scrivere Murata Inductor per vedere se qualcuno ha caricato qualcosa di simile. Vado a cercare se c'è qualche contenitore simile che ci può andare bene. Potremmo prendere questo qui. Adesso viene generata l'anteprima 3D. Ecco, la nostra anteprima non è quello giusto, è giusto per farti vedere come fare a caricare un simbolo. Dobbiamo andare qui a dirgli il tipo di formato, dobbiamo cercare il punto step, che è questo qui. Versione c'è solo questa, formato possiamo decidere se scaricare un punto zip o meno, scarica, mi dice che è pronto per il download, eccolo qui, lo salvo, ritorno in KiCad, sposto prima di tutto il file scaricato nella cartella di tutti i miei simboli 3D. Questo è il file scaricato, user library, possiamo anche rinominarlo se vogliamo. Lo dobbiamo mettere dentro nella nostra cartella 3D, se è la prima volta ne creiamo una, ad esempio librerie 3D, dove dobbiamo metterci dentro i nostri simboli personalizzati 3D. Metto dentro nella nostra libreria, qui faccio più aggiungo e vado a cercare dentro le librerie 3D il file che abbiamo appena scaricato. Ovviamente non è giusto, proviamo a giusto per fare una prova. Non ha le stesse piazzole, però era giusto per capire che con la scala normalmente non va mai toccata perché sono già in scala, però sì, bisogna agire su questi parametri qui per portare il nostro 3D giusto con lo stampato, perché a volte non tutti i simboli che si scaricano sono orientati nel modo corretto. A quel punto qui il modello 3D è associato alla nostra impronta, possiamo fare ok e fare un salva. Se adesso io vado ad aprire il mio PCB, vado nella mia libreria che ho appena creato, mi ritrovo il mio simbolo, posso vedere già il 3D che abbiamo associato noi adesso, posso accendere e spegnerlo da qui, posso andare a piazzarlo e posso già andarlo a vedere in 3D, adesso è fuori scheda e ce lo troviamo in 3D sulla scheda. E per ultimo, dopo aver creato l'impronta, possiamo associarla al nostro componente dello schematico. Andiamo su proprietà simbolo, impronta, clicchiamo qui. Attenzione che lui filtra per numero di pin 6, ma noi abbiamo l'impronta creata con 8 pin. O aggiungiamo i 2 pin mancanti, oppure dobbiamo togliere questa spunta. Andiamo sulla libreria che abbiamo creato, possiamo selezionare il simbolo, anche qui possiamo vederlo in 3D, facciamo ok e così risulta associato. Questa è l'associazione. Se volessimo aggiungere anche pin meccanici per poterli poi collegare, lo possiamo fare, aggiungiamo altri 2 pin, era il 7 e l'8,
quindi tipo elettrico possiamo fare libero, poi facciamo ins e ci piazza l'8. A questo punto è terminato. Se torniamo di qui, filtra per numero pin 8, ce lo fa vedere correttamente, 7, 8. Chiudiamo e salviamo la libreria. L'operazione di creare il simbolo sullo schematico in libreria e il suo componente 3D è terminato. Vediamo adesso come creare un componente schematico con più elementi. Torniamo al nostro editor dei simboli, aggiungiamo un simbolo, creerò un relè con i suoi contatti, quindi si potrà piazzare singolarmente la bobina e i due contatti di relè in posizioni diverse sullo schema. Quindi prima bisogna selezionare la libreria, nuovo simbolo, nome del simbolo lo chiamo relè RG, il designator del relè RL, numero di parti per contenitore si definisce da qui. Prima abbiamo disegnato l'induttore lasciando questo numero a 1 e tutto di default, adesso questo numero lo portiamo a 3 perché disegneremo 3 parti e qui in alto appariranno le parti, unità A, unità B e unità C. Disegniamo la bobina, questo lo mettiamo da parte, i contatti della bobina, quindi sopra gli mettiamo il più, pin 1, passivo va bene, e sotto gli mettiamo il meno, pin 2. Poi andiamo nell'unità B e disegniamo il primo contatto, quindi 3 e 4. La linea, disegniamo il contatto normalmente aperto, poi possiamo anche copiare, facendo CTRL C, andare su unità C, CTRL V e editare questo 5 e poi chiaramente dovremo fare riferimento al relè, ogni relè ha la sua numerazione. Questo qui è solo un esempio per farti vedere come si crea il simbolo con più parti. 5, questo qui diventa 6. Lo facciamo normalmente chiuso, riga, quindi abbiamo le 3 unità, la bobina, il contatto aperto e il contatto chiuso. È chiaro che se fosse il contatto in scambio dobbiamo disegnare tutto su un'unità. Lo salvo, andiamo nel nostro schema, oppure possiamo anche cercarlo da qui, relè, che abbiamo sotto mano tutte le unità. Prima piazziamo l'unità A, poi lui ci propone in automatico l'unità B e l'unità C. Editiamo il valore, ne mettiamo il nostro valore del relè, ne so, Omron o Finder, quello che è, 55 eccetera eccetera, e su ogni unità apparirà il nome, però per ogni unità posso andare anche a dirgli visibile o invisibile. In questo modo abbiamo il simbolo con più unità, cosa molto semplice da fare e molto utile, perché a volte avere il simbolo del relè o anche altre cose tutto attaccato ci costringe a disegnare lo schema in modo molto confusionale. Vediamo adesso come importare un file XF, magari fatto con un CAD esterno, che potrebbe essere o la scatola o il contorno della nostra scheda, o qualsiasi altra cosa. Creiamo un nuovo progetto, lo chiamo importazione di XF. CB. Per importare un file di XF, che magari può essere la scatola del nostro circuito, dove dobbiamo iniziare a disegnare il PCB, dobbiamo andare su File, Importa, Grafica, qui dobbiamo selezionare il file, la scala, se già in scala 1.1 va bene così, su che strato piazzarlo, lo posso mettere ad esempio nel user 1, se vuoi che tutti gli elementi importati siano raggruppati, se no così saranno elementi singoli, potrebbero esserci degli errori, però andiamo avanti, il file viene importato, questa è una scatola, importata come file di XF su il layer user 1. Qui possiamo disegnare il nostro contorno scheda all'interno, come siamo abituati a fare, chiaramente facendo tutte le nostre opportune misure, eccetera, eccetera. Se lo faccio proprio a occhio, se vado nella visualizzazione 3D vedo solo il PCB, la scatola non la vedo. Se voglio cambiare di layer, questa qui è un'altra domanda che mi è stata fatta, devo selezionare ad esempio la scatola, cliccare magari 2 volte se non viene impostato bene, e qui nello strato posso andare a mettere sugli strati che voglio. Questa è una cosa molto comoda che con altri CAD non si può fare, ovvero si può fare ma magari non andare su tutti i layer. Addirittura posso impostarlo come edge cut, però in questo caso non va bene perché l'edge cut deve essere solo una linea, farebbe un gran casino.
quindi da qui posso portarlo su un layer diverso, ad esempio sull'ffab. Quindi abbiamo visto come importare il file di XF e come cambiare un qualsiasi elemento da un layer all'altro. Basta cliccarci sopra o una volta o due volte, dipende dagli elementi, e cambiare l'istratto. Ma questo vale per qualsiasi elemento disegnato. Possiamo farlo o da qua da parte o con l'edit che siamo già abituati a utilizzare. Quindi spostare elementi da un layer all'altro l'abbiamo visto. Adesso vediamo come esportare il file 3D.step. Chiudiamo questo progetto, possiamo salvare, apriamo un progetto demo che avevamo già visto agli inizi, che era la lezione 4 demo, PCB, che l'abbiamo già modificata tante volte. Andiamo a vedere se il 3D c'è. Ok, perché esporteremo questo adesso in file step. Anche qui file, esporta, e abbiamo proprio qui step, formato in questo caso step, dove dobbiamo scriverlo, il nome del file, possiamo modificarlo, cosa vogliamo esportare, quindi il corpo della scheda, se vogliamo la serigrafia, se vogliamo i componenti, solo i componenti selezionati, se vogliamo esportare le piste, le piazzole. Per adesso lascio solo i componenti, l'origine è questa qui, abbiamo altre opzioni e così via. Esporta, fatto. Per vederlo o abbiamo un visualizzatore.step o se no possiamo importarlo con il nostro CAD. Adesso apro Fusion 360, vado su apri, apro un file locale e vado a selezionare il punto step, che è questo, appena salvato. Eccolo qui, e da qui possiamo fare quello che vogliamo. Possiamo andare anche, volendo, a spostare i singoli componenti perché non sono bloccati. Molto comodo per realizzare il contenitore partendo dal PCB. Un'ultima cosa che mi è stata chiesta: come creare un'area di dissipazione di calore per un componente SMD o anche non SMD. Il concetto non cambia. Apriamo un PCB, andiamo anche su questo qui di prima, importazione di XF che è vuoto, e ci metto, anche senza passare dallo schematico, un componente, ad esempio un TO220, quindi lo facciamo tradizionale, THT, ad esempio questo, lo piazzo, disegna zone riempite, facciamo la nostra zona, sopra e sotto, qui non ci sono net perché non ho disegnato prima lo schema elettrico, faccio la mia area dissipatrice sotto il componente. Ok, posso premere B sulla tastiera così lo connetto. E la tecnica qual è? Per mettere in contatto la parte superiore con la parte inferiore in modo che venga trasferito il calore da sopra a sotto, si usano tanti via, quindi si piazzano dei via tutto lungo un perimetro, e possiamo usare la serie che abbiamo già visto in un altro video. Crea dalla selezione, crea schiera, ne mettiamo un certo numero in verticale, quindi in orizzontale uno solo, in verticale proviamo a farne 25, poi li cancelliamo. La spaziatura verticale proviamo a fare 2 mm, centra sugli elementi sorgenti, no perché l'abbiamo fatto centrato, CTRL Z, rifacciamo, CTRL T per fare crea schiera. Qui bisogna fare gli elementi origine rimangono al loro posto. La spaziatura, visto che era troppo, facciamo 1,2 mm, lo fa in giù, CTRL Z, CTRL T, quindi qui lo metto in positivo. Ok, posso farli più vicino, CTRL Z, CTRL T, 1 millimetro, ok, va bene. Quindi questi qui li posso spostare, faccio move, li ruoto e li posso mettere qua sopra, così. Posso anche copiarli, CTRL C, CTRL V, cancello questi, copio questi, CTRL C e CTRL V. Questo qui è un conflitto, lo cancelliamo, e bisogna fare una cosa di questo tipo. Tutti questi via qui mi consentono di trasferire il calore tra sopra e sotto. Andiamo a vederlo in 3D, togliamo magari le maschere solder, così vediamo il rame, togliamo anche il componente. Questo è il risultato, sopra e sotto. Potremo aggiungere anche altri via lungo il contorno esterno, dipende sempre quanto calore vogliamo portare dall'altra parte, ma in genere fare un contorno lungo il componente
è più che sufficiente. E ovviamente un TOL 220 avrà bisogno di molta più area di questa, ci vorrà anche un dissipatore, però nei casi in cui il riscaldamento è minimo possiamo fare delle aree di rame per farlo dissipare. Questa tecnica si usa molto spesso su componenti SMD che non hanno una grande dissipazione termica. Potremo usare anche gli stati interni, se ci sono, per fare la dissipazione. Però non è finito qui, perché manca una cosa molto importante, ovvero dobbiamo togliere sotto al componente il solder mask, la vernicetta, in maniera che abbia una buona conducibilità termica. Dobbiamo andare sul layer front mask e disegnare un rettangolo seguendo il contorno del componente. Se un filino più largo meglio è, e sopra però dobbiamo dare un margine per poterlo saldare a mano. Se fosse SMD viene saldato con la pasta salda, quindi anche sotto. Quindi andiamo così, però dobbiamo configurare questo rettangolo come forma riempita, quindi cliccare su pieno. Questi via che sono all'interno di quest'area non vanno molto bene perché si riempirebbero tutti di stagno quando si va a fare la saldatura manuale, allora li spostiamo fuori dall'area dove c'è ancora il solder e aggiungiamo altri via facendo CTRL-C, CTRL-V dove mancano, qui ne possiamo mettere un altro e magari sistemiamo e centriamo. Ok, andiamo a vederlo in 3D, mettiamo il front mask, mettiamo anche il componente, sposto in centro e ingrandisco, cambiamo colore del solder mask così si vede meglio e in quel punto qui faremo la saldatura manuale. Come ho detto prima, se fosse stato in SMD ci sarebbe stata la pasta salda sotto e verrebbe saldato o con l'aria calda o in forno a rifusione. Sotto c'è solo il rame, se metto solder mask è tutto coperto e questo è tutto per quanto riguarda l'area di rame dissipatrice. Questa lezione è finita qui con le risposte alle domande dei vari iscritti al canale. Con la lezione 12 proseguiremo il corso. Spero che tutto ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!